Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo un po' di accento, di come migliorare il vostro accento quando parlate italiano, ma soprattutto parleremo di come sentirsi bene a proprio agio con il proprio accento. Questo è un argomento abbastanza importante perché c'è un po' questa foga, questa voglia di voler sembrare italiani a tutti i costi quando si parla italiano, quando si studia l'italiano. Secondo me bisogna rivedere un po' l'obiettivo. Secondo me è necessario lavorare sul proprio accento per farlo diventare neutro. Quindi non tanto farlo diventare italiano. Come far diventare il nostro accento più neutro? La prima cosa da fare per lavorare sul proprio accento è quella di prestare attenzione ai suoni che sono molto diversi dai suoni della vostra lingua madre. Ad esempio, le vocali. Le vocali in italiano si pronunciano, vanno pronunciate e nel 98% dei casi le vocali sono sempre piene, hanno sempre dei suoni pieni. A, E, I, O, U. Quindi questo è un punto su cui riflettere. Andate a vedere quali sono i suoni che sono molto diversi in italiano dalla vostra lingua madre e lavorate su quei suoni. Questo ci porta ovviamente al discorso della pronuncia. È importante pronunciare bene e riflettere sulla pronuncia, perché se io continuo a dire grazie invece di grazie, vuol dire che non presto attenzione a quello che sto dicendo. Prima di qualsiasi cosa, lavorate sulla pronuncia. Riflettete sul fatto che forse è più importante avere una pronuncia buona e un accento neutro che avere a tutti i costi un accento italiano. L'imitazione a tutti i costi dell'accento italiano in molti casi ha come risultato una riproduzione finta e stereotipata dell'accento italiano. Forse è meglio puntare ad avere un accento neutro. Io dico sempre ai miei studenti che la cosa più importante deve essere la pronuncia, perché dalla buona pronuncia poi arriva l'accento naturale, è una conseguenza molto naturale. Inoltre vorrei che voi vi sentiste a vostro agio quando parlate italiano. Se si sente il vostro accento, non è la fine del mondo. Sono sicura che quando io parlo inglese le persone sentano che sono italiana. E per me non è un problema, va bene, perché comunque io sono italiana, ho imparato l'inglese, lo parlo, penso di parlarlo abbastanza bene, mi sforzo a pronunciare bene le parole, quindi sto molto attenta alla pronuncia. A volte ho un buon accento, a volte no. L'importante è che io non voglia fare una rappresentazione stereotipata dell'accento britannico o dell'accento americano. L'importante è che io abbia come obiettivo ultimo della conversazione quello di pronunciare bene, parlare bene, ma soprattutto farmi capire, perché ovviamente io mi faccio capire se pronuncio bene le parole. Quindi questa ricerca esasperata dell'accento uguale a quello dei parlanti nativi, secondo me è controproducente, perché a volte ci concentriamo sulle cose sbagliate, quando invece dovremmo concentrarci sulla correttezza grammaticale delle frasi e sulla correttezza della pronuncia delle parole. Sono davvero molto curiosa di sapere cosa voi pensate di questo argomento e se anche voi siete alla ricerca spasmodica dell'accento italiano oppure se siete soddisfatti di come parlate l'italiano.
Va bene? Allora, se avete delle domande più specifiche sull'argomento o comunque delle domande in generale, magari dei dubbi di grammatica o anche dei dubbi sulla pronuncia di alcune parole, scrivetemi, fatemi sapere, così magari posso fare altri video a riguardo. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato questo video, spero che vi sia utile in qualche modo e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!